La bicicletta può aiutare la corsa? Sentiamo le parole che ci ha detto Davide Cassani. Sinceramente sono riuscito, non dico facilmente, però senza neanche troppi chilometri, a fare 2 ore e 45, perché al massimo ho fatto un paio di lunghi di 25 chilometri, ho fatto qualche 20 e soprattutto facevo dei 13, 14, 15 chilometri, però usavo anche la bicicletta. E quindi io i lunghi li facevo in bicicletta, non a correre, perché mi annoiavano. Davide, funziona anche per noi, secondo te? Sì, penso di sì, soprattutto per uno che non ha più 20 anni o 25, il fare tanti chilometri rischia anche l'infortunio. E la bicicletta mi permetteva di allenarmi un po' meno nella corsa e comunque facevo delle ore da un'altra parte, senza andare ad appesantire tutte quelle situazioni che poi ti portano anche a facili infortuni. Quello che ci ha consigliato Cassani dalla sua esperienza, dalle sue competenze, sicuramente è importante e dobbiamo tenerne conto. Come sempre però dobbiamo andare a approfondire situazione per situazione. C'è sempre il discorso della personalizzazione. Cassani ha una storia come ciclista, e come abbiamo poi visto nell'intervista su Storia di Runner 451, una persona che ha corso 800.000 km in bicicletta, quindi anche geneticamente ovviamente portata per essere un campione, comunque un professionista. Non è così per tutti, però non c'è dubbio che la bicicletta può essere un grosso aiuto per la corsa. Bicicletta e corsa sono tutte e due attività con una forte componente aerobica, però hanno delle differenze. La bicicletta si fa seduta su un mezzo meccanico, quindi è meno coinvolta la parte alta, cosa che nella corsa invece è più coinvolta proprio nel movimento. C'è anche una forte differenza dal punto di vista di forza muscolare, per quanto ovviamente la parte bassa del corpo sia coinvolta in entrambi le due discipline. Nella corsa c'è una componente eccentrica, quindi muscolare, più rilevante dal punto di vista della gestione dell'impatto dell'urto, e per questo che spesso si dice che poi la bicicletta può essere un aiuto per chi corre per aumentare i volumi senza andare a gravare sulle articolazioni. Questo impegno diverso a volte è anche una risposta per chi mi chiede come mai il mio orologio mi segna un V2 Max diverso tra corsa e bicicletta. Perché c'è proprio un impegno e una richiesta di ossigeno diversa, proprio per un coinvolgimento del corpo in maniera diversa. Ora non andiamo a approfondire questo tema, che vedremo un'altra volta, ma andiamo a approfondire come la bicicletta può essere d'aiuto per la corsa. Non facciamo l'errore che pensare di pedalare sia un allenamento di forza. Anche chi va in bicicletta fa degli allenamenti specifici di forza. Non è mettere dei chilometri pedalando che aumenterà la forza muscolare per la corsa. Quello che ci può aiutare in primis la bicicletta è nella fase di costruzione, quindi nell'aumentare quei volumi a livello aerobico, di resistenza aerobica, quindi a bassa intensità, che mi aiutano a migliorare soprattutto la componente aerobica centrale, anche quelle periferiche, che però richiedono un lavoro più specifico. Per questo, quando sono lontano dalle gare, posso inserire la bicicletta come aiuto nel fare più volumi, soprattutto se sono una persona, un runner che tende all'infortunio, che non è più giovanissimo, che ha avuto diversi problemi. La bicicletta può essere un aiuto. Il mio consiglio è quello di inserire delle sedute anche lunghe, a bassa non alta intensità, magari anche collinari se ne avete la possibilità. Posso inserire anche delle sedute di potenziamento con la bicicletta, ad esempio le partenze da fermo, oppure le partenze da fermo in salita. Sono dei lavori specifici di forza massima che si fanno in bicicletta, ma potrebbero essere utili anche per chi corre. Alleno diversi runner che vanno in bicicletta, bici da corsa, mountain bike, o che vengono dalla bicicletta, ed è chiaro che un passato con uno sport di endurance come la bicicletta fa vedere dei buoni risultati anche sulla corsa. Questo però bisogna stare attenti a non confondere il fatto che la bicicletta possa essere sostitutiva della corsa, è più un'attività coadiuvante, che io eviterei di fare quando siamo sotto gara, perché è importante essere sempre più specifici sulla prestazione che andrò a cogliere, e troppi chilometri in bicicletta, se non qualche seduta di scarico, possono togliermi della brillantezza. Non c'è dubbio che poi la bicicletta è fondamentale per tutti quelli, speriamo di no, periodi in cui sono infortunato e magari non posso correre, ad esempio ho un problema, non so,
al tendine d'Achille, ma non così invalidante da non permettermi di pedalare. Quindi mi può aiutare a mantenere in parte la forma per la corsa, non del tutto, ma soprattutto a ridurre i tempi di ripartenza quando potrò tornare a correre. Il cross training è fondamentale, è molto utile, quindi inserire altre attività extra la corsa quando devo fare dei momenti rigeneranti, quando devo aumentare i volumi e dal punto di vista aerobico, o anche per staccare con la testa. Beh, insomma, qualsiasi cosa farete, buone corse, buone pedalate. As you fade